Esiste una chiesa in Francia che testimonia in maniera diretta la tradizione che vede Santa Maria Maddalena come colei che aveva dato una discendenza a Gesù ed era direttamente legata ai misteri del Santo Graal. Questa chiesa, attraverso simboli ed allegorie, indica chiaramente ed incontrovertibilmente, una volta esaminati, la volontà di chi l'ha ristrutturata e custodita di mettere in relazione il Graal con Maria Maddalena. Allo stesso tempo si dimostrerà il luogo di ritrovamento di importanti documenti storici che proverebbero il collegamento tra la dinastia merovingia e la linea di sangue di Gesù. Ma vediamo ora come tutto questo emerge dall'analisi sulla chiesa di Santa Maria Maddalena a Rennes-le-Château. La chiesa di Santa Maria Maddalena a Rennes-le-Château è stata consacrata nel 1059, inizialmente come cappella dei conti del Raz. Viene in seguito ristrutturata in epoca moderna dal Breguet-Saunière a partire dal 1886, il quale, in occasione della ristrutturazione, ha inserito tutti gli elementi simbolici, allegorici e decorativi che oggi possiamo ancora ammirare, i quali fanno da veicolo a dei segreti e a delle conoscenze nascoste ben precise. La chiesa, dedicata a Santa Maria Maddalena, che si erge dai resti di un tempio celtico dedicato ad Iside, gode stilisticamente ed architettonicamente anche dell'influenza visigota e carolingia, e questo ne fa un gioiello architettonico di particolare rarità e pregio, dal momento che ciò che è diventato attualmente è il risultato di tutte queste influenze che si sono sommate nel tempo in una felice armonia. Solo l'edificio della chiesa, ristrutturato, è costato l'equivalente di decine di milioni di euro, interamente corrisposti da un sacerdote di umili origini, di nome Breguet-Saunière, il quale è arrivato a Rennes-le-Château senza alcuna risorsa economica se non il magro assegno mensile da parroco previsto a quei tempi. Tenteremo di fornire ora, con questa ricerca, elementi concreti e verificabili che possono aprire diverse piste coerenti per spiegare come tutto questo sia stato possibile. Cominciamo ad elencare quello che è la simbologia all'interno della chiesa di Rennes-le-Château. Portandoci all'interno della chiesa, possiamo per prima cosa assicurarci che essa è dotata di 9 statue principali, più la raffigurazione di San Luca sulla fiancata del pulpito. Il demone Asmodeo che porta la crossantera e 4 angeli posti di sopra è la prima scultura che troviamo entrando all'interno della chiesa. Poi abbiamo Santa Germana, San Rocco, Sant'Antonio l'Eremita, Sant'Antonio da Padova, San Luca, raffigurato sulla fiancata del pulpito, San Giovanni Battista, Santa Maria Maddalena, Santa Maria Madre di Gesù e San Giuseppe. Se vagliamo la predisposizione delle statue, faremo subito la scoperta del primo e più importante messaggio che ci voleva lasciare Breguet-Saunière. Come si può constatare dallo schema in sovrimpressione, isolando le iniziali delle statue intorno a Maria Maddalena, appare la scritta Graal e si viene a formare la M iniziale di Maria. È lampante l'assoluta evidenza della certa e consapevole intenzione di Saunière di comunicare senza equivoci a chiunque fosse in grado di risolvere questo codice allegorico che il Graal esisteva ed era direttamente collegato a Santa Maria Maddalena. Tutto quello che ad oggi si sa sull'altare dove sono state trovate le famose pergamene era che era presente nel 1885, data in cui Saunière ebbe in amministrazione della chiesa, e che l'altare maggiore era composto da una grande lastra, fissata da un lato nel muro e sostenuta di fronte da 2 pilastri, uno grezzo, che oggi non è più presente, e l'altro scolpito, con una croce intrecciata di gemme e con le 2 lettere greche Alfa ed Omega. È stata l'iniziativa di Breguet-Saunière di sostituire questo vecchio altare con uno più nuovo ad aver fatto scoprire le famose pergamene. Saunière spostò infine il pilastro dall'interno della chiesa al giardino, dove pose sopra la statua della Vergine Maria e aggiunse l'inciso Mission 1891. Il pilastro è stato posizionato invertito, quindi capovolto, allo scopo di simboleggiare il doppio, negativo o femminino, corrispondente della chiesa, che era collocato nel giardino, ovvero il giardino esterno, come vedremo più avanti, è stato disegnato per essere l'esatta copia speculare delle piante della chiesa e molti arredi esterni sono stati capovolti per affermare questa realizzazione simbolicamente. Se ci soffermiamo ad esaminare la Via Crucis, vedremo che la Via Crucis della chiesa di Santa Maria Maddalena, che non viene letta da sinistra a destra come nella maggior parte delle altre chiese, ma in senso antiorario, quindi da destra a sinistra,
ha colpito infervorendo l'attenzione dell'opinione pubblica, particolarmente perché nell'ultima stazione, la 14ª, Gesù verrebbe portato nella tomba di notte e con luna piena, mentre nella versione biblica, ammessa anche dalle autorità accademiche, la sepoltura di Gesù avverrebbe unicamente di giorno. Per la precisione avverrebbe nel pomeriggio e non di notte. In questo modo, inevitabilmente, sorge automatico l'interrogativo sul perché la sepoltura avrebbe avuto luogo di notte, con l'implicito dubbio che questa rappresentata non fosse la sepoltura, ma bensì la rimozione del corpo di Cristo dalla tomba. È evidente che non possiamo trovarci di fronte ad un errore, ma bensì ad un messaggio di Sonieri, giusto o sbagliato che sia, il quale ha deliberatamente cercato di trasmettere un segreto, celandolo ed esponendolo allo stesso tempo in questo modo. Considerata l'indubbia competenza del sacerdote in merito alla storia religiosa, un errore del genere è assolutamente impensabile. Al contrario, non può che aprire ulteriormente gli occhi su di una intenzione precisa e coerente. Un altro dettaglio di assoluto rilievo è che il complesso montuoso raffigurato all'orizzonte assomiglia moltissimo al Buraq, una montagna che si può vedere benissimo da Real Château. In sovraimpressione potete vedere le 14 stazioni all'interno della chiesa di Real Château. Altro argomento simbolico che troviamo all'interno della chiesa di Real Château sono le famose mele blu, che appaiono il 17 gennaio. Come molti sanno, il 17 gennaio di tutti gli anni, vicino alla statua di Sant'Antonio l'Eremita, dalle ore 11 del mattino appare proiettata sul muro della vetrata una suggestiva ed eterea composizione, sempre invisibile durante ogni altro giorno dell'anno. Sono le famose mele blu della chiesa di Real Château. Il fenomeno è il risultato di una formidabile creazione di Bérégolet-Saunière, che sfrutta un'elaboratissima combinazione di profonde conoscenze geometriche ed astronomiche e raggiunge il suo picco intorno alle 13 del 17 gennaio di tutti gli anni, e da quel momento, per qualche giorno ancora, questo fenomeno si ripete. L'intenzione del sacerdote era di celebrare e sottolineare, con l'usuale velo allegorico, una serie di ricorrenze che riteneva importanti, tra le quali proprio la data della morte di Marie de Negri-Dables d'Hautpoul, marchesa di Blanchefort-Hautpoul, l'ultimo nobile la cui sepoltura è nella chiesa, e oltre a ciò anche la data della morte di Sant'Antonio l'Eremita e di Santa Germania da Pibrac, rappresentati entrambi all'interno della chiesa stessa, come già menzionato. Questa particolare data ha molti significati anche per il priorato di Sion, sia per i motivi di sopra elencati che per essere il giorno definito come data della riuscita della grande opera da parte del passato Gran Maestro dell'Ordine Nicolas Flamel, in quanto fu il 17 gennaio che egli insieme alla moglie si dice abbia ottenuto la pietra filosofale. Il 17 gennaio è anche la data della morte di Bérégolet-Saunière, ovvero il 17 gennaio 1917, decesso che poi venne dichiarato da Marie de Nernoux solo pochi giorni dopo, cioè il 22 gennaio. A proposito del pilastro dove sono state trovate le pergamene, è stato Antoine Biroux, cappellano della nobile famiglia dei Blanchefort, avendole forgiate, ad avere avuto per primo in mano le celebri pergamene, nonché documenti della marchesa. La marchesa di Blanchefort, Marie de Negri-Dables, moglie di François d'Hautpoul, nel 1632 venne fatta depositare di un importante, forse storico, segreto familiare e ricevette in affidamento alcuni documenti, centrali in relazione a questo segreto. Questi documenti, insieme al testamento, sarebbero stati consegnati da François Pierre d'Hautpoul ad un notaio nel 1644 e pare che dopo la sua morte questi documenti siano passati di notaio in notaio fino al marchese di Blanchefort. Il marito della marchesa avrebbe tentato a più riprese di recuperarli o di conoscerne il contenuto, ma senza successo. Di fatto la marchesa riuscì ad escludere il marito dal segreto. Fu proprio in questo momento che la marchesa preparò il suo di testamento, consegnandolo ad Antoine Biroux insieme a questi documenti. Marie de Negri-Dables è morta il 17 gennaio 1781 e da quel momento Antoine Biroux mantenne il suo impegno nel massimo scrupolo perizia e solerzia. L'abate Biroux forgiò così la stele e la lastra tombaria per la marchesa di Blanchefort, insieme ad aver prodotto le famose pergamene contenenti preziosi segreti confidatigli dalla marchesa in punto di morte.
Una tra le chiavi di interpretazione più significative si può ottenere osservando le stele tombarie, che stando alla riproduzione pervenuta ad oggi, mostrava diversi errori di scrittura, apparentemente deliberati perché nell'insieme delineanti una certa coerenza, errori riscontrabili attraverso alcune lettere che sono evidentemente più piccole, ovvero la E grande e la P, ed una lettera M in grande, sempre maiuscola, che è isolata da tutte le altre. La data di morte invece riporta un'anomala O, che con numeri romani ovviamente non ha alcuna corrispondenza. La R in Arles al posto del corretto Ables è un ulteriore errore, tanto madornale da apparire a ragione malizioso, in quanto la marchese era appunto una Ables, mentre sulla prima riga la T sostituisce la più adeguata consona I. Riordinate opportunamente le 8 lettere estrapolate formano le due parole mort ed epée, che sta per spada di morte e spada o morte di spada, clamorosa assonanza con la storia della morte di San Dagoberto II, che fu assassinato appunto a fil di spada nel corso di un attentato in un bosco nei pressi di Stenai. La composizione di lettere morte e epée, utilizzata attraverso il sistema di Vigenère come chiave di decodifica da applicare alla grande pergamena, darà accesso ad una frase ricavata di 128 lettere che illustreremo a breve in questo studio, la quale a sua volta darà accesso ad indicazioni che rimandano a precisi indizi che alludono a particolari opere d'arte. L'iscrizione sulla stele è composta da 119 caratteri e completa quindi dei suoi errori insieme alla frase sopramenzionata di 128 caratteri ricavata dalla grande pergamena, fa parte di un ulteriore codice perfetto di 247 lettere, il quale si può decifrare scrivendo su due pezzi di carta o sullo stesso foglio, ma separatamente, due testi. A questo punto sarà sufficiente cancellare tutte le lettere corrispondenti tra i due testi e il risultato generato dalle lettere avanzate del testo più esteso sarà esattamente la composizione PS Praecum, tutto attaccato, la quale corrisponde ad un'iscrizione che troviamo sulla lastra. Oltre a ciò, senza possibilità di approssimazione, è riscontrabile la presenza di elementi geometrici nascosti di notevole precisione sulla stele, ricavabili proprio collegando con una linea le singole lettere errate, tra virgolette, alla croce di Gesù, le quali danno come risultato un triangolo isoscele ed un pentacolo perfetti, le quali proporzioni rispettano senza fallo il rapporto aureo, dandoci una prova anche matematica e geometrica della volontà e delle competenze dell'autore. C'è da precisare che una pista di indagine contempla l'ipotesi che la stella originaria fosse priva delle anomalie linguistiche che sostituiscono il codice in esame e che quella pervenuta alla nostra analisi è stata forgiata di fatto da Berger-Saunière al posto di Béroult, il quale vi avrebbe inserito quindi gli elementi codificati. Allo stesso tempo, l'asta tombare della marchesa, sulla sua lastra troviamo una certa combinazione di lettere greche, le quali, trasposte in latino, ci danno come risultato una combinazione alquanto decisiva, quanto detonante, ovvero et in Arcadia ego, come da schema in sovrimpressione. Il famosissimo motto che troviamo nel Berger d'Arcadie di Nicolas Poussin, dei quali ci occuperemo più tardi. Tornando invece alla pergamena realizzata da Bigot, esse furono nascoste nella chiesa di Rennes-Château, con altri documenti dove restarono fino a quando non vennero trovate da Berger-Saunière. Questo segreto sarebbe all'origine dell'affaire di Rennes-Château. L'abate Bigot trasmise poi il segreto a un altro sacerdote, l'abate Cunelier, e quest'ultimo lo comunica ad altri due sacerdoti, padre Émile François Cairon ed il parroco di Rennes-les-Bains, Janvier, che è stato il predecessore di Boudet. È essenziale sapere che Émile François Cairon era il mentore del giovane Henri Boudet, che divenne il curato di Rennes-les-Bains, e questo passaggio è fondamentale perché mette in evidenza il collegamento tra Antoine Bigot ed Henri Boudet, autori di La vraie langue celtique e le Cromlech de Rennes-les-Bains, opera letteraria famosa per essere sospettata di essere in realtà un codice che potrebbe portare direttamente alla vera tomba di Gesù in Linguadoc. Tornando alle Berger d'Arcadie di Nicolas Poussin, al motto Et in Arcadia ego, dobbiamo precisare che Et in Arcadia ego è l'iscrizione che troviamo sotto forma di codice sulla lastra tombaria della marchesa di Blanchefort, Marie de Negri d'Arles, ed è anche l'iscrizione famosa in tutto il mondo
può essere stata utilizzata in alcuni importanti dipinti e sculture del Seicento, come anche da Nicolas Poussin, appunto quale iscrizione tombale sul dipinto I pastori di Arcadia del 1638, che è in particolare l'opera di cui tratteremo in questa occasione. La frase et in Arcadia ego può tradursi letteralmente anche in Arcadia sono, dove et sta per etiam, che vuol dire anche, e viene sottinteso sum, che significa sono, presente, o eram, che significa ero. L'iscrizione in sé presta diverse interpretazioni, oltre ad essere in grado di generare anagrammi incredibilmente coerenti, tra i quali quelli di sovraimpressione, ovvero et in Arcadia ego uguale it ego arcana Dei, ovvero io proteggo o nascondo i segreti di Dio, oppure et in Arcadia ego sum, che si può anagrammare come tango arcam Dei Jesu, io tocco la tomba di Dio Gesù. Analizzando il quadro vi si trovano quindi riferimenti geografici estremamente precisi, i quali per la loro inequivocabile riscontrabilità dimostrano una rilevanza indiscutibile. Il profilo delle montagne dipinte nel fondo rappresentano, al di là di ogni dubbio, alcune sommità montuose ben note nei Raz e molto vicine al Re le Château, ovvero il Mont Credu, il Burac, il Monte Blanchefort e la collina di Re le Château, che è lo stesso paesaggio che si trova osservando un sepolcro, da una certa prospettiva, che è stato situato proprio in quella zona del quale stiamo per esporre la storia, il quale era dominato da Tombeau de Pontillo. In sovraimpressione vedete alcune immagini che riguardano il sepolcro e il dipinto di Berger d'Arcadie, per un veloce paragone. La cosiddetta Tombeau de Pontillo, che era possibile ammirare fino a pochi anni fa, prima di essere demolita dal proprietario del terreno, era un sepolcro identico a quello dipinto nella sopramenzionata opera di Poussin. Questa tomba era ben nota nella lingua d'oca ed in seguito anche internazionalmente come Tombeau de Pontils, prendendo il nome dalla zona in cui si trovava, Le Pontilles. La Tombeau de Pontilles, però, non è antecedente all'opera di Poussin, ma bensì viene eretta secondo i canoni di quella struttura parallelepipeda che riprende nei tratti geometrici la tomba raffigurata nel quadro di Nicolas Poussin. Solo nel 1930, sulle fondamenta di una tomba preesistente nel 1903, viene eretta questa tomba, e questo passaggio è importante perché la tomba risiede in un punto che è un crocevia di coincidenze geografiche e geometriche sbalorditivamente coerenti. Questa tomba, così macroscopicamente somigliante al sepolcro raffigurato nel celebre dipinto di Nicolas Poussin, viene ad essere conosciuto dal pubblico proprio attraverso Gérard de Sade, che scriverà nel suo La race fabuleuse, extraterrestre e mitologie merovingienne. La Tombeau de Pontilles è esattamente allineata con un ragionevolissimo scarto, considerata l'epoca, di soli 200 metri, sotto il meridiano di Parigi, il quale attraversa il polo nord e sud, passando appunto per il centro dell'osservatorio di Parigi, situato a 2 gradi e 20 primi a est di quello di Greenwich. Questo appare agli occhi di molti questo appare agli occhi di molti come un'esplicita firma di natura selettiva verso il destinatario, da parte di qualcuno in possesso di un certo tipo di conoscenza avanzata e propria di gruppi ristrettissimi, specie all'epoca, il quale avrebbe voluto svelare in segreto, tra virgolette, l'importanza di quel posto sul destinatario che fossero in possesso delle stesse conoscenze avanzate ed esclusive del mittente. Il mistero, apparentemente più contraddittorio, sta proprio nel fatto che Nicolas Poussin non abbia mai messo piede nel Raz in tutta la sua vita, cosa che, pur avendo inizialmente spiazzato molti, si è riuscita in seguito a giustificare anche a buona ragione venendo a conoscenza del fatto che un suo intimo amico, Ambroise Frédot, celebre pittore locale, il quale ha lavorato a lungo nei pressi di Tolosa, frequentava un laboratorio proprio tra Limoux e Alais, e specialmente in quell'officina era molto frequente ritrarre quella zona del Raz come sfondo. Per questo motivo è possibile che Ambroise Frédot, all'occorrenza, abbia potuto aiutare l'amico Poussin quando egli desiderò ritrarre per qualche motivo proprio quello sfondo. Considerata l'influenza del sacerdote all'epoca,
quindi anche di Henri Boudet, autore della Vraie Landschaftlich e delle dimensioni della zona e della popolazione, è assai ragionevole ipotizzare che il prelato, all'epoca ancora in vita, fosse venuto facilmente a conoscenza di chi erano i proprietari del terreno che li interessava, in questo caso la famiglia Galibert, e li abbia convinti a far erigere in quell'esatta posizione il tombeau del Pontelli, la quale poi sarebbe stata materialmente realizzata attraverso il muratore Burrell di René-les-Bains. Non si può tralasciare il fatto che questo avveniva proprio nel 1903, esattamente il periodo durante il quale Berger-Saunière allestiva la chiesa di Santa Maria Maddalena e i suoi dintorni, con i simboli e le allegorie di cui stiamo trattando. A proposito invece del mistero delle pergamene, bisogna dire che delle copie carbone di tutti i reperti documentali, tra cui le famose pergamene, sono state effettuate da Berger-Saunière ed ereditate in seguito dalla sua devota perpetua Marie de Narnaud, sua erede universale, la quale tra l'altro ha cercato di rintracciare, nel 1938, il nonno di Pierre Plantard de Saint-Clair, al tempo già deceduto, e fu in quell'occasione che avvenne il primo contatto della de Narnaud col giovane Pierre, ancora diciottenne. È stato proprio durante uno di questi incontri, in quello stesso anno, che Pierre Plantard ricevette da Marie de Narnaud alcune copie di quelle stesse copie carbone originarie e da quel momento si sentì investito, insieme alla ricezione di quel deposito, di una grande responsabilità. Le copie in questione, ricevute dal giovane Plantard, sono quelle relative alle due pergamene forgiate dall'abete BU ed alcune trascrizioni di documenti ai quali il sacerdote aveva avuto accesso attraverso la marchesa di Blanchefort-Hautpoul, Marie de Negri-Dables. Andando adesso a trattare invece quello che è stata la creazione del marchese di Philippe de Chérisy, ovvero il famoso Pierre Papier, Philippe de Chérisy ha redatto un documento di 44 pagine intitolato appunto Pierre et Papier, che fornisce alcuni parziali elementi di decodifica, attribuendosi così la paternità delle pergamene, cosa che possiamo oggi affermare non essere vera, ma fatta al tempo per ragioni che oramai hanno smesso di essere rilevanti. Questa è l'unica causa per la quale oggi molti pensano erroneamente che queste pergamene fossero realmente dei puri fassi creati dal marchese de Chérisy. Oggi si può quindi dire che gli elementi riportati su Pierre Papier sono ben lontani dall'essere la chiave completa di decodifica. È sufficiente una perizia fatta da un buon crittologo per dimostrare che il codice è esponenzialmente più sofisticato di quanto esposto da Philippe de Chérisy, dimostrando che gli elementi illustrati dal marchese non sono che una porzione molto circoscritta della codifica che era alla base delle pergamene. Ad ogni modo, tra gli elementi più significativi finora decifrati, il messaggio in codice della cosiddetta piccola pergamena, il quale correga il re Dagoberto II, poi fatto santo, all'ordine di Sion. E questo messaggio, che si può vedere anche sull'impressione, fa a Dagobert II, roi et à Sion et ses trésors, et il est la mort. Traducibile letteralmente in a Dagoberto II, re, e a Sion è questo tesoro, ed è là la morte. Frase la quale si può interpretare anche come questo tesoro appartiene al re Dagoberto II e a Sion, ed è lì, tra virgolette, il tesoro, là, morto. Questa interpretazione abbraccia quindi l'ipotesi che il tesoro in questione, indicato come collegato al re e a Sion, sia effettivamente un sepolcro che abbia un significato e un valore sacri, proprio come potrebbe essere la tomba di Gesù Cristo oppure di un suo discendente, di importanza particolarmente cruciale nella storia della discendenza, magari proprio Sigisberto IV. Oppure, un altro significativo messaggio di 128 caratteri al quale abbiamo accennato in precedenza, che si può ricavare dalla cosiddetta grande pergamena attraverso il sistema del cifrario di Vigenère, utilizzando come cambio di decodifica l'insieme di lettere ricavato dalla cosiddetta stella di Blanchefort, il quale corrisponde a morte e pere. In questo caso sarà ricavato il seguente enunciato, che si può vedere anche sull'impressione: Berger, pas de tentation, que plus sien tenier de la clé, pas par la croix et de ses chevals de Dieu. Je chèvre se demande des gradiens à midi pont bleu. Questo messaggio è stato poi anch'esso raffigurato in forma celata da Berger-Saunière nella chiesa di Re-le-Château
in occasione della ristrutturazione del 1886, inserendo e posizionando la vetrata che il 17 gennaio di tutti gli anni proietta le ben note mele blu ed installando il demone Asmodeo come guardiano. Questo messaggio codificato fa riferimento al noto dipinto Berger d'Arcadie di Nicolas Poussin e probabilmente, stando diversi indizi nella raffigurazione del paesaggio e dal fatto che non rappresentassero la tentazione di Sant'Antonio, par tentation, ad una o più versioni del dipinto, Saint-Antoine e Saint-Paul di David Teniers. Secondo il messaggio in questione, ricavato dalla cosiddetta grande pergamena, citata in queste opere, sarebbe quindi la chiave decisiva per conoscere un segreto di grande importanza, il quale, seguendo la coerenza del quadro d'insieme, sembrerebbe sia inteso proprio quale il posto dove sarebbe situato il sepolcro di Gesù Cristo. In sovrimpressione possiamo vedere appunto il dipinto di David Teniers. Non si può trascurare il fatto che il demone Asmodeo si è raffigurato, come già detto, con gli occhi che guardano al suolo, come ad indicare, in questo caso, la presenza di qualcosa di estremamente importante sotto il pavimento. Nessun privato, associazione o ente ha mai di fatto ottenuto autorizzazioni per scavare sotto la chiesa, anche se, in accordo con i rilievi strutturali eseguiti dall'architetto belga Paul Saussure, riteniamo sia altamente probabile, per non dire certo, la possibilità dell'esistenza di una cripta al di sotto del pavimento e, a confermare questa ipotesi, il dato di fatto che la chiesa fosse comunque stata eletta sepolcro dei nobili del posto, evenienza confortata da alcune cronache e registrazioni documentali delle parrocchie. Il giardino esterno e la chiesa esterna sono un'altra testimonianza della simbologia che è stata allestita da Berger-Saunière. Nel gennaio 1891 Berger-Saunière ha ottenuto il permesso comunale dalla gestione di Rennes Château ed ha iniziato i lavori di costruzione del giardino davanti alla sua chiesa, sempre a proprie spese. Il 21 giugno dello stesso anno viene inaugurato il giardino ed una statua della Vergine Maria viene posta sul pilastro carolingio del vecchio altare installato in posizione capovolta, errore che, esattamente come gli analoghi precedenti, appare perfettamente volontario, come a sottolineare una particolare coerenza. A meglio delineare lo scopo del giardino esterno abbiamo la posizione del Calvario, il quale in linea d'aria e posizione funge esattamente da ennesimo doppio speculare dell'altare posto all'interno della chiesa. Il posizionamento e l'inversione del pilastro carolingio è un elemento fondamentale, specie messo in relazione alle numerose altre inversioni osservate all'interno e nei dintorni della chiesa. Un esempio che mostra la volontà di sottolineare questa voluta simmetria è quello del sacerdote quando, dopo aver rinvenuto la dalle des Chevaliers, con la faccia verso il terreno, davanti all'altare, lo rimuove dalla parrocchia per posizionarlo all'esterno, con la faccia stavolta posta verso l'alto, esattamente ai piedi del Calvario, che rappresenta così il doppio speculare dell'altare maggiore all'interno della chiesa. Basta disegnare una piantina della chiesa e del giardino per rendersi conto che la forma della pianta della chiesa non è effettivamente che il doppio speculare del giardino e viceversa. In questo modo il vicolo centrale della chiesa diventa il sentiero che porta al Calvario, il confessionale prende il posto del pilastro invertito, l'altare maggiore prende il posto del Calvario. Così scopriamo che il perimetro esatto della chiesa di Santa Maria Maddalena è riprodotto specularmente nel suo giardino. In sovrimpressione e subito alla fine del filmato potrete vedere per intero la piantina di riferimento della chiesa di Rennes Château.